Ciao, ben trovato sul mio canale. Ciao da Stefano ovviamente che sono io e ben trovati in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video parlerò di relazioni tossiche, amori malati, con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io per correttezza premetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo. Sono un giornalista regolarmente iscritto all'albo che però, ahimè, ho attraversato alcune relazioni tossiche. Ho fatto il mio percorso virtuoso e ne sono uscito bene. In questi anni ho studiato libri scritti da luminari internazionali come Otto Kernberg oppure Sigmund Freud. Ho guardato numerosi video tenuti da psichiatri e psicologi, anche italiani, esperti in relazioni tossiche. La cosa più importante, ho partecipato a gruppi e seminari di persone che, come me, sono state vittime di amori malati. Ho ascoltato molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre in questi video. Il titolo del video di oggi è L'harem del narcisista. Allora, prima di iniziare apro una parentesi, ti voglio dire che se vuoi che continui a fare dei video sui narcisisti, se ti interessa l'argomento dei narcisisti patologici, clicca i like così mi aiuti a far crescere anche il canale. Seconda cosa, se hai qualche argomento da suggerirmi in tema di relazioni tossiche, puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrei tenere, che dovrei trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Chiusa parentesi. L'harem del narcisista. Ti leggo un articolo che poi posterò qua sotto nelle note se lo vorrai andare a leggere per intero, che riguarda proprio che cos'è l'harem per un narcisista patologico o una narcisista, perché ricordi che un narcisista patologico può essere sia maschio che femmina, non facciamo discriminazioni. Andiamo. I 5 ruoli che interpreti tu, che sei la vittima, nell'harem del narcisista. I narcisisti sono creature volubili, tieni buono il concetto. Un narcisista patologico o una narcisista patologica è una creatura volubile. Cosa significa volubile? Che cambia idea, che cambia gusti, che vuol cambiare le situazioni. Quindi scordati di essere soltanto tu l'unica per un narcisista patologico o una narcisista, perché lui avrà uno stuolo di persone, appunto l'harem, perché sono volubili, vogliono cambiare e hanno bisogno di continuo nutrimento narcisistico. Questo è fondamentale da capire. Ancora, amano gli oggetti luccicanti e amano sostituirli con la stessa rapidità con cui li hanno ottenuti. Quindi, tieni buono anche questo concetto. Quando ottengono il fatto che tu sei innamorata di lui perde interesse e passa alla prossima preda perché ha bisogno di conquistare. Un narcisista patologico è un predatore perfetto, va da tutte le parti per cercare nutrimento narcisistico, ha bisogno che le persone continuino a dire quanto è bravo e quanto è bello, sempre nuove, quindi non gli basterai mai tu. E non essere invidiosa della prossima che trova se ti ha lasciato, perché anche lei verrà scartata. E se non viene scartata è perché gli dà dei vantaggi economici o sociali. Un narcisista patologico non amerà mai nessuno se non se stesso. Ma andiamo avanti. Mettono le persone l'una contro l'altra, creano triangoli amorosi per ingelosire le persone e indurre le persone a competere per la sua attenzione, non cadere nella trappola. Molte volte ti parlerà della sua ex, molte volte ti dirà che magari ha conosciuto una collega di lavoro che è interessata a lui. Questo si chiama triangolazione. E perché lo fa? Prima di tutto perché ti vuol fare impazzire, perché vuole che tu sia sempre presente, ma soprattutto ti vuol fare ingelosire affinché tu dia ancora di più, affinché tu esaudisca i suoi desideri, e questo è fondamentale, proprio perché il narcisista non vuole una relazione sana, ma vuole una relazione ti vuole rendere schiava, ti vuole col suo comportamento portare alla disperazione e vuole far sì che tu rimanga in balia degli eventi quando lui se ne andrà e poi tornerà a cercarti, perché un narcisista patologico torna sempre a cercarti. Vengono facilmente distratti da nuove prede che possono aumentare il loro status, reputazione o ricchezza. Ricchezza perché ti chiederanno dei favori e quando non glieli farai più tu, troveranno un'altra che glieli farà. O ancora, magari troverà una persona, oppure lo sei tu sicuramente, una persona magari bella esteticamente, perché il narcisista patologico ama l'estetica e quindi cosa farà? Ti sfoggerà con gli amici o con le amiche
e inizierà a dire ecco questo è il mio ragazzo, la mia ragazza, ecco, poi dopo ti cambierà perché vedano le persone come degli strumenti da utilizzare per poi scartare. Andiamo avanti. Agli occhi di un narcisista tutte le vittime sono sostituibili, intercambiabili, ritorna buono il concetto. Ogni vittima è sostituibile, anche la prossima che troverà, fidanzata o fidanzato, verrà sostituito e sarà un'altra vittima, quindi. Ancora, e a seconda di cosa possono fare per il narcisista. Tutte le vittime sono in competizione senza fine per dimostrare il loro valore al narcisista. I culti d'amore che il narcisista costruisce per accarezzare il suo ego non sono in realtà esclusiva delle relazioni romantiche, quindi possono esistere nelle famiglie, nei circoli di amicizia, sul posto di lavoro e altro. Tieni buono anche questo concetto che è il fulcro del mio lavoro, cioè quello che ti voglio far capire, che i narcisisti patologici bisogna vederli a 360 gradi, anche perché quelli che fanno più male sono in famiglia. Magari un genitore narcisista che ti porta a fare delle cose che tu non volevi fare e quindi ti rende codipendente. Quindi i narcisisti li puoi trovare in famiglia, sul lavoro e in amicizia. Quante volte un tuo amico ti ha fatto sentire in colpa? Quante volte ti ha fatto sentire sbagliata? Pensaci. E sai chi era? Un narcisista patologico, che è un disturbo preciso, disturbo narcisistico di personalità. Quindi questa è una cosa che deve essere chiara per te. Il bombardamento d'amore o love bombing è una tecnica che i narcisisti patologici usano per istruire, indottrinare i propri membri. Lo possono usare anche i capi di sette e lo fa il narcisista in amore come in amicizia. Consiste nell'inondare qualcuno di costante attenzione perché ti vuol fare innamorare. Perché lo fa? Perché all'inizio vuole che tu sprigioni molta dopamina, che è la droga dell'ossessione, è un ormone che noi abbiamo nel cervello che quando ci innamoriamo viene erogato e faresti qualsiasi cosa per avere quella persona lì accanto a te, quindi scenderesti a compromessi. Se trovi un narcisista patologico ti chiede dei piaceri enormi perché sa che tu sei innamorata di lui. Dove? Nel bombardamento d'amore o love bombing. Quindi lo usano anche i capi di sette per intenderci. Però il tuo ruolo può cambiare. In che senso può cambiare? Tu, da prima vittima che eri, puoi venire scartata a favore di un'altra preda in amore. E questa è una cosa che capiterà sicuramente proprio perché il narcisista non gli basta una persona sola. Al narcisista patologico non interessa avere una preda, ma come dice l'articolista, un harem di prede. Questo è assolutamente interessante e bisogna assolutamente capirlo. Morale della favola. Non pensare mai che un narcisista patologico, poi ovviamente se vuoi leggere l'articolo per intero lo posto qua sotto, non pensare mai che un narcisista patologico abbia una sola persona e non pensare che si innamorerà mai, perché non avendo o avendo malfunzionanti neuroni specchio, che sono i nostri neuroni che sono nel cervello e ci permettono di empatizzare con gli altri, i neuroni specchio, non riesce ad entrare in coesione, non riesce ad entrare in empatia con il prossimo. Quindi tutte le persone che lui contatterà, con cui avrà a che fare, diciamo, saranno per lui soltanto degli strumenti puri e semplici da utilizzare per poi scartare. Non esiste che un narcisista patologico stia con una persona per amore, ma ci sta sempre soltanto per interesse. Quindi se trovo una persona, se vedi che sta con la nuova preda più a lungo del solito, è semplicemente per succhiargli tutto quello che può succhiare. Tutto qua. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto, l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico e quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Quindi tieni buono questo tuo valore e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché questo disturbo della personalità che si trova ovunque, quindi persone narcisiste patologiche sono ovunque, fanno male al prossimo e possono veramente distruggere la vita. Quindi diffondi queste notizie ed è una grande cosa che tu puoi fare per gli esseri umani e per il mondo in generale, dove anche le notizie che noi ascoltiamo sono spesso narcisiste patologiche.
Tutto qua. Se ti è piaciuto il video, clicca e like. Ciao da Stefano.